Ciao a tutti e benvenuti alle ricette di Marco Chiari. Voi pensate che mi sia adatto alla gastronomia, in realtà è una copertina molto interessante e anche allettante, perché sembra una tavoletta di cioccolato, di un blocco della Blasetti. Tra l'altro arrotondato, insomma è un blocco interessante. Nella mia ricerca di carte e cartame vario per i video che vi ho fatto sulle carte è arrivato anche questo, mi ha stuzzicato un po' la fantasia. Poi in realtà con Blasetti io non ho mai legato tanto, dico la verità, però vale la pena provare perché il bello è questo, cioè la ricerca è questo, secondo me è questo, è provare. Abbiamo a disposizione tante penne, tanti inchiostri, tante carte. Allora, oggi facciamo una comparativa fra i pennini Bold, pennini 1 e 1. Ho scelto non proprio una grande varietà, perché come vedete qua c'è un arsenale Lamy All Star con una Lamy Vista che è questa, e una Twisby Diamond con un pennino 1.1 e una Sailor equipaggiata con un pennino B di gradazione Bold. Andiamo a vedere come si comportano, giusto per capire come possono variare i tratti. Il fatto che queste quattro penne siano uguali ci farà invece vedere la differenza di un inchiostro rispetto all'altro, come uno può essere più abbondante, quindi allargare il tratto, quell'altro invece è un pochettino più magro, chiamiamolo così, e quindi restringere, trattenere il tratto. Cominciamo con le Lamy. Dai, allora abbiamo questa Orange. La Orange l'ho caricata proprio niente po' di meno che con l'Ancient Copper, che è uno dei miei inchiostri preferiti, il Diamine Ancient Copper. Mi piace tanto sia per il colore Ancient Copper che per come scende dal pennino, copre, è bello, e poi comunque è una tonalità davvero, davvero stupenda, ai miei occhi e per me. Allora, che cosa ci faccio con un pennino 1-1? Che molto spesso li trovate etichettati come pennini calligrafici. Allora, io in questo caso, per esempio, li uso tanto per gli appunti, perché è un tratto molto deciso, molto marcato, si vede, riesco ad essere veloce, li uso prevalentemente per lo stampatello maiuscolo, è già meno diciamo facile lavorare con quello minuscolo, ma è un pennino così duttile e anche così ben riuscito, il Lamy.1, che ci si può fare di tutto. Possiamo scrivere in maniera calligrafica e guardate con che delizia. Questa carta, ripeto, non è la mia preferita, quindi insomma ce ne sono di migliori, però giusto per darvi l'idea, che bella penna, che bella, insomma si può fare davvero un po' di tutto. Sapete che una delle caratteristiche di questi pennini è che il tratto, quello verticale, è molto più spesso rispetto a quello orizzontale, perché il pennino è un pennino di tipo tagliato. Quindi sapete anche che questi pennini, ve l'ho detto nei video, costano davvero pochi euro, e quindi è anche bello poterli interscambiare, e magari con una sola penna e un investimento nei pennini passo dal tratto 1,1, 1,5, 1,9 oppure fino ad un EF. Comunque lo scrivo qua così me lo ricordo, bella. Ovviamente non dimenticate mai, complice l'inchiostro, perché l'inchiostro fa la sua parte. E allora andiamo a vedere subito un altro dei colori più belli, ma un inchiostro un po' difficile, il Noodles Bay State Blue, uno dei blu che mi piacciono di più, fa anche rima, però vi dicevo non è un inchiostro facile, non va bene su tutti i pennini, è un inchiostro che tende anche
a trasbordare, sente molto le variazioni di pressione, quindi se le lasciate di pressione e di temperatura, se lo lasciate un po' più al sole, soprattutto al cambio di stagione, tende, guardate anche come è ridotto il cappuccio di questa Demonstrator, la Lamy Vista, che sarebbe anche una bella penna, ormai è ridotta veramente da fare il bagnetto. Andiamo a vedere come scrive Lamy. Allora, questa non sarebbe una All Star, ma una Safari Vista, perché il corpo è in resina. Pennino 1.1, si sente subito una scorrevolezza maggiore, perché l'inchiostro fa la sua parte. Si sente Lamy Vista Ink, però che bello, veramente molto bella. Anche questa è una penna che vi darà un inchiostro, una penna, insomma una abbinata che vi darà una buona soddisfazione. Bello, 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 anche se come avete visto, ormai avete imparato già a valutare queste cose, il flusso è un pochettino, diciamo, abbondante. Qui invece abbiamo una All Star con un residuo di Pilot Black, residuo perché penso che stia finendo. Andiamo a vedere come scrive questa Star pennino. Il Pilot Black su questi pennini funziona alla grande, veramente mi piacciono un sacco. Lamy All Star, ma è bella. Ora vedete che magari sta un po' finendo e c'è qualche tratto che appare incerto. È molto... sì, sta proprio finendo. Calligrafia con pennino 1.1. È molto bella, molto bella, si sposano bene anche con i due pennini. Ovviamente il Pilot Black è un pennino, è un inchiostro molto fluido, quindi va bene per coprire le esigenze e le richieste di flusso che questi pennini hanno, perché un pennino 1.1, capirete, richiede molto più flusso. Questa invece è quella azzurra, un colore che mi piace un sacco, e dentro c'è un inchiostro che sto sperimentando io un pochettino, cioè è un, scusate, non era inquadrato, è un mix di inchiostro, proprio c'è dentro un po' di Pilot, c'è dentro un pochettino di Diamine Blue Oxford, per renderlo ancora un pochettino più oleoso, diciamo, però vabbè, è in via di costruzione. Proviamo come scrive Lamy. In effetti unisce un pochettino i due mondi, lo rende un pochettino più scorrevole ancora, ma non succede mai che resti scoperto il tratto. Per me non è ancora quello definitivo, ci sto lavorando infatti, perché lo trovo un po' troppo scorrevole per i miei gusti. È vero che è molto veloce per gli appunti, perché come vedete si riesce a scrivere in maniera anche compatta e velocissima, e quindi questo lo premia da una parte, però non è quello che mi piace di più per lavorare a livello calligrafico, per esempio. Bene, andiamo a vedere gli altri due contendenti. Allora, da una parte abbiamo la bellissima Twisby con un pennino 1.1. L'inchiostro in questo caso, ve l'ho fatto apposta, l'inchiostro in questo caso è un inchiostro stipula notturno Giannutri, è un inchiostro che assottiglia tantissimo il tratto, ma proprio tanto tanto. Cambio pagina e lo assottiglia al punto che certe volte riduce quasi la gradazione del pennino. Allora, Twisby, scusatemi, Diamond, pennino 1, in questo caso l'inchiostro è uno stipula Giannutri, sarebbe notturno il suo. È un colore molto particolare perché sembra un grigio, poi asciugando diventa un pochettino più scuro e
venature azzurre, azzurre o blu scure, perché un blu notte vengono fuori, però non è certo un inchiostro deciso, non è certo un inchiostro di quelli che risalta tantissimo. La sua specificità è quella di asciugare molto il tratto, quindi di avvantaggiare la penna che avete in casa con un flusso abbondante, ecco, l'aiuta molto perché restringe il tratto. Finiamo con la Sailor, una Sailor Profit Standard della 1911, il pennino in questo caso è un B, non è 1-1 ma è un B, insomma a noi va bene lo stesso per compararlo un pochettino. C'è ancora il verde gris della Roer Klinger, eccolo qua, è una bellissima tinta. Questo è un B, incredibile, come sia comunque abbastanza sottile e contenuto, tutto sommato per essere un B. Allora, qui abbiamo una prova, infatti scrive quasi come un M di alcune case. Sailor. Però è velocissimo e anche molto preciso. Pennino B, che sta per bold. È molto preciso, rigoroso, pur essendo un tratto abbastanza spesso, e anche lascia vedere molto bene il colore dell'inchiostro. Quindi direi che è molto, vediamo, molto valido. Sì, insomma, sono pennini super scorrevoli. Ora, personalmente trovo che per quello che serve a me, per avere un tratto un po' più deciso, l'1.1 e talvolta persino l'1.5 risponde meglio alle mie esigenze. Però è anche vero che con questo bisogna avere anche un po' di mano per poi scrivere in piccolo, perché è difficile farci stare tutto. Con questo lo scrivo qua, se voglio scrivere in piccolo con un pennino bold della Sailor riesco a scrivere anche una calligrafia. Certo non è un pennino fine, però riesco a farlo. Con quello, con 1.1 no. Quindi, come al solito, mi piace, non mi piace, risponde alle mie esigenze o no, dipende tutto da quello che cercate e che vi serve. Andiamoli a vedere un pochettino più nel dettaglio, sempre che non mi faccia lo scherzo di andare fuori fuoco, quindi passo un pochettino indietro. Pennino 1.1 Lamy con Anset Copper della Diamin, bello, rigoroso, molto bello, mi piace molto. Il Bi-State, come vedete, quello della Noodler, stesso pennino, identica penna, perché conduttore e pennino è lo stesso, è un po' meno asciutto, si allarga un pochettino di più. Serve invece un bel inchiostro tipo il Pilot per renderlo un pochettino più fine, ma talvolta manca di scorrevolezza nei tratti lunghi, cioè non riesce a copiare bene la richiesta dell'inchiostro. Il pennino l'ho lavato, smontato, pulito, eccetera, non dipende tanto da quello, ma proprio delle qualità intrinseche dell'inchiostro. Questo è quello che sto, diciamo, studiando io, mettendo sempre alla prova, è un pennino 1.1, e qui abbiamo invece quello della Twisby. Vedete come il notturno Giannutri si sia scurito un pochettino e venga fuori questo tenue, delicato blu viola, blu notte, che su alcune carte è veramente molto bello, ed è cangiante fino anche a un paio di giorni, lo vedete mutare finché poi si asciuga, si secca e si fissa. Molto bello. Anche il verde gris. Questo qua è il tratto B della Sailor. Difficile dire quale sia più bello, come vi ho detto prima, ognuno poi scelga quello che fa per sé. Di sicuro con un pennino, dove eccolo qua, come questo qui che vi sto indicando, che è quello della Sailor, riuscite a scrivere anche in piccolo, come vedete. Con un pennino invece 1.1 siamo un pochettino più costretti dal fatto che ogni volta che andiamo a tracciare un segno verticale stiamo parlando di 1,1 mm, quindi difficile farli chiudere in questa maniera. Grazie a tutti amici per aver seguito anche questo video, vi aspetto alle prossime puntate, stavo dicendo, ai prossimi video di Stilographic Art. Un saluto a tutti da Marco Chiari.